Mio padre ha avuto una bellissima carriera molto rapida, anche perché era ben preparato nelle materie matematiche e scientifiche. Mio padre è stato sempre imbarcato, quindi poche volte è venuto a Roma. Se è venuto a Roma è venuto in servizio. Venne una prima volta destinato al ministero quando era capitano di corvetta, in quanto la Marina Militare decise di costruire delle centrali di tiro italiane e ne dette la progettazione a mio padre. E la prima centrale che mio padre ideò con una formula matematica ideata da lui e tuttora seguita nelle costruzioni delle nostre centrali fu costruita dalla Galileo di Firenze e fu montata sulla cacciatorpediniere Carini, e la Marina affidò il comando del Carini a mio padre. Io sono entrato in accademia nel 1942. Nel febbraio del 1943 gli alleati cominciarono a bombardare Livorno, sia la città e poi il porto. Allora l'ammiraglio Bacci di Capaci, che era il comandante dell'Accademia, ritenne che dopo il porto avrebbero bombardato l'Accademia Navale. Quindi a marzo fece dare l'esame di fine corso alla terza classe e inviò alle loro destinazioni gli ufficiali. Noi seconda classe fummo inviati a Collesarco, in montagna. Intanto l'ammiraglio Bacci di Capaci aveva trasferito l'Accademia Navale da Livorno a Venezia, ed esattamente all'Ilo di Venezia, ed aveva sistemato gli alloggi nell'albergo Excelsior e gli studi nel Casino, che si raggiungeva attraverso un sottopassaggio. Ormai la guerra si vedeva che stava arrivando a un tragico epilogo finale, e io pensavo che difficilmente avrei rivisto mio padre vivo. E allora, nel rientrare dalla licenza estiva, volli passare dalla Spezia per parlare con mio padre. Premetto che nostro padre aveva vietato nella maniera più assoluta che noi gli domandassimo, sia mia madre che mia sorella che io, gli domandassimo notizie sulla sua carriera in marina e sulla situazione e cosa. Quindi noi avevamo le nostre sensazioni. Il 7 settembre papà era stato convocato a Roma e giunse a Roma la sera del 6 in macchina, in quanto era pericoloso viaggiare in treno perché i treni erano bombardati dai bombardieri alleati. Nella riunione del 7 c'erano altri ammiragli e l'ammiraglio De Curten comunicò che era previsto uno sbarco in forze degli alleati nel Golfo di Salerno. Quindi le forze navali dovevano andare a contrastare questo sbarco, così come gli altri ammiragli, ognuno per le parti di loro competenza, dovevano impedire lo sbarco di queste forze. Non appena finita la riunione, mio padre telefonò a bordo dell'Italia al suo capo di Stato Maggiore, ammiraglio Caraciotti, dicendogli di trasferire l'8 mattina il comando in capo delle forze navali da battaglia dall'Italia su Roma, in quanto in Roma era una nave la più moderna delle tre corazzate. La plancia ammiraglio era la migliore per un'operazione del genere. L'armamento del Roma era il migliore per affrontare in battaglia le forze navali. Fu deciso che il momento in cui si doveva portare questo attacco doveva essere all'alba della mattina, perché era la parte più delicata per gli alleati, in quanto dovevano iniziare lo sbarco, in genere si cominciava all'alba. Quindi le forze navali passarono l'8 mattina dall'Italia su Roma. Nessuno, eccettuato De Curten, sapeva di questo passaggio.
L'8 settembre sentimmo dalle radio dei bar dove noi stavamo che era stato firmato un armistizio. Il colpo fu molto grave perché pur immaginando che ormai si sarebbe arrivati alla fine della guerra, sapere che era arrivata questa data e che era stato firmato un armistizio per noi fu molto doloroso. Ci affrettammo a rientrare in accademia e ci comunicarono che eravamo stati nominati a fare la guardia all'hotel Excelsior. Il mattino del giorno 9 ci dissero che saremmo imbarcati sulla motonave Saturnia per andare nel sud. In navigazione sentimmo che la Roma era stata affondata, ma non sapevamo che papà aveva fatto il passaggio delle forze navali da battaglia dall'Italia sulla Roma. Quindi quando noi arrivammo avventurosamente a Brindisi, sapemmo che le forze navali, anziché a Bonda, dove era stato previsto per l'armistizio che andassero, si erano recate a Malta su ordine dell'ammiraglio Cunningham. Premetto che il rapporto tra la marina inglese, la marina americana e la marina italiana era ottimo, c'era un grande rispetto reciproco sia degli inglesi e degli americani verso noi, sia da noi verso gli inglesi, in particolare verso l'ammiraglio Cunningham. Quando mio padre scomparve in mare, il comando delle forze navali venne preso dall'ammiraglio Pianciano, che era l'ammiraglio di squadra Oliva, che comandava la divisione incrociatori. Le forze navali arrivarono a Malta e non c'erano notizie di mio padre.